Tutto il giro fate. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e visto che la prima parte vi è piaciuta un sacco, eccoci con la seconda altre cose tamarre da fare sulla chitarra, perché sì. Visto che le versioni shorts di tutti questi tips tamarri vi piacciono così tanto, ho deciso di andare nel dettaglio di ognuno di loro e lo facciamo in questo video. Ancora. Se alla fine del video vi renderete conto, e ve lo garantisco, non c'è scampo, che siete dei chitarristi tamarri, siete obbligati a lasciare un like a questo video e iscrivervi al canale, perché qui di cose tamarre se ne fanno almeno una ogni 8 secondi, almeno. Inizio con la Sire L7 per fare una serie di tips tamarri stupendi. Tra l'altro, questa chitarra è ancora qui grazie ai ragazzi di Musical Store 2005 che lo sapevano che io avrei fatto questo video, perché lo sapevano. Non so come, ma lo sapevano. E mi hanno detto, Ale, sai cosa? Tieni. E io dico, ok. Se poi sarete incuriositi da questi strumenti, qui sotto in descrizione trovate tutti i link e solite cose. Tips tamarro numero 1. Avere la leva senza avere la leva. Cosa? Usare la leva senza avere la leva. Questa è una di quelle cose tamarre da fare con le chitarre che, appunto, non hanno la leva del tremolo, quindi non hanno il ponte mobile, ma il ponte fisso. È una cosa abbastanza estrema che poi richiede che la chitarra sia riaccordata ancora, perché andremo ad agire sulle meccaniche dello strumento. Potenzialmente si può fare su tutte le corde, ok, però comunque la cosa migliore è sicuramente concentrarci sulla sesta e al massimo sulla quinta corda. Non andrai oltre. Sostanzialmente si tratta di suonare come se stessimo suonando normalmente. E quando si arriva alla fine, e qui è il consiglio più grande, arrivare alla fine, farlo solo alla fine, nell'esatto preciso momento in cui suoniamo l'ultima nota, con la mano sinistra oppure con la destra se la sinistra è impegnata, scordate la corda e abbassatela più che potete, ma senza andare a scatti. Cercate di rendere il movimento il più fluido possibile. Se riuscite a fare tutto con la coordinazione giusta e le tempistiche necessarie, vi uscirà una cosa tipo questa. Secondo tips tamarro, avere la 7 corde su una 6 corde. Ditemi cosa c'è di più tamarro al mondo di una chitarra con 7 corde. Solo le chitarre con 8 corde. Per questo tips tamarro vi faccio vedere un modo per cui potete simulare di avere una chitarra a 7 corde anche se state suonando su una chitarra a 6 corde. E non vi preoccupate, non si tratta di aggiungere corde, fare cose strane, smontare, montare fisicamente lo strumento, ma è semplicemente un modo diverso di suonare il power chords. Infatti, quando stiamo suonando un power chord, le nostre dita, in questo caso indice e mignolo, stanno suonando le note che corrispondono alla prima e alla quinta nota dell'accordo di riferimento. Prendiamo il power chord di Mi. Con l'indice suono la nota di Mi, appunto. Mentre con il mignolino, ovvero l'altro dito, andrò a suonare la nota di Si, che è la sua quinta. Ora, potrei dirvi 2000 cose, invece prendo la chitarra a 7 corde e vi faccio vedere. Se proviamo a fare lo stesso identico power chord di Mi, ma sulla settima corda, abbiamo che l'indice preme la nota di Mi sulla settima corda, l'anulare la sua quinta, quindi la nota di Si, sulla sesta corda, e il mignolo preme la nota di Mi sulla quinta corda. Se noi sovrapponiamo il power chord fatto sulla 7 corde con quello che abbiamo fatto prima sulla 6 corde, quindi quello normale, abbiamo che sul power chord fatto sulla 7 corde la nota che io premo con il mignolino è quella che sulla 6 corde premo con l'indice. Per cui, se sulla 6 corde estendo l'indice a premere anche la corda superiore, quindi non solo la quinta ma anche la sesta corda, sto premendo anche il Si che prenderei sulla settima corda con l'anulare, ma con l'indice sulla 6 corde. Oltre non posso andare perché poi fisicamente non ho più corde, ma questa cosa sicuramente vi dà molta più grossezza e aggressività nel suono. Sicuramente il sound si arricchirà di frequenze più basse e più o meno sarà come avere il sound di una chitarra a 7 corde ma su una 6 corde. Ora, già che ho qui la 7 corde, passiamo al quarto tips tamarro, o quinto, non mi ricordo. Vabbè, tips tamarro numero 4, Dimebag Like a Pro. Come ci ha insegnato a fare il grande Dimebag Darrell dei Pantera, se noi facciamo l'armonico naturale o l'armonico artificiale,
quello che vogliamo, non è importante quello. E poi scuotiamo fortissimo la leva, ma non utilizzandola normalmente, ma usando la leva rivolta verso l'esterno della chitarra, quindi girandola dall'altra parte. Si riesce a ottenere questo effetto di squeeze estremo. Per farvi l'esempio, io userò l'armonico naturale. Girare la leva verso l'esterno della chitarra, quindi non sopra le corde, è sempre parallelo alle corde della chitarra, e poi semplicemente scuotere la leva su e giù. Ora, chitarra tamarra per il tips tamarro numero 5, che è l'effetto noise. Praticamente consiste nel fare un sacco di casino, e che bello è fare casino con la chitarra. È utilissimo da fare prima di suonare un accordo che arriva dopo aver suonato un altro accordo che deve durare un sacco, oppure semplicemente prima del primo accordo della canzone. Oppure è utilissimo anche solo per fare un gran casino devastante. Per farlo dovete semplicemente appoggiare leggermente un dito alla sesta corda della chitarra e spostarlo avanti e indietro. Contemporaneamente plettrate e innescherete una serie di armonici naturali che si combineranno tra di loro e otterrete questo effetto di casino e confusione che però è molto caratteristico. Tips tamarro numero 6, il tapped harmonic. Nella prima parte dei tips tamarri da fare sulla chitarra, il tips bonus è stato il tapping. Tra l'altro, se volete un video interamente dedicato al tapping, ditemelo qui sotto nei commenti e lo facciamo subito. Questa volta cerchiamo una variante del tapping. Normalmente, quando suoniamo con questa tecnica, il dito della mano destra va a premere la corda fino ad avere la nota piena. Ma in quello che vi faccio vedere io oggi ci fermiamo a metà strada, cioè qui. Non premiamo la corda, ma la colpiamo rapidamente. Questo infatti si chiama tapped harmonic e consiste nell'innescare degli armonici naturali con il tapping. Come sapete, al 12° tasto della chitarra, se io appoggio leggermente il dito e suono, ottengo l'armonico naturale. Ok, questa cosa la posso replicare per tutti gli altri tasti. Semplicemente basta che lo faccio 12 tasti avanti rispetto al tasto che sto suonando. Facendo un esempio pratico, prendiamo una nota con la mano sinistra, facciamo al 5° tasto della chitarra, della 4ª corda, perché è importante, e poi ci spostiamo con la mano destra 12 tasti avanti, quindi 12 più 5, tipo 17. E poi ci basta semplicemente picchiettare sulla stessa corda al 17° tasto, in questo caso con l'indice. Per farvelo sentire utilizzerò una delle canzoni chitarristiche che mi piace di più. Tips tamarro numero 7, lo scratch. L'ho detto un sacco fiero. Ma non nello scratch fatto stile Tom Morello che sfrega le corde in orizzontale. Questo si fa con il plettro. E no, non è neanche quello che si sfrega il plettro sulle corde in questo modo. Nel nostro caso è un movimento decisamente più piccolo, contenuto e composto. È un sacco diffuso nella musica metal e il primo gruppo che mi viene in mente pensando a questa tecnica sono i Gojira, così proprio. Praticamente bisogna inclinare il plettro di taglio quasi perpendicolare alle corde e combinare lo sfregare del plettro dalla corda più fine a quella più grossa, quindi dal basso verso l'alto, a un leggerissimo palm muting. In alternativa le corde si possono anche fermare con la mano sinistra, dipende tutto da quello che state suonando in quel momento. Come movimento è molto semplice, ma ottenere l'effetto corretto non è così immediato, perché almeno inizialmente potreste generare un sacco di casini, perché le corde non si stoppano nel modo giusto, oppure le stoppate troppo, oppure alcune si stoppano e altre no. Insomma, all'inizio sarà un gran casino, ma vi assicuro che con un po' di pratica diventa super facile, e poi vi sfido a farne a meno. Ora per l'ultimo ho bisogno di una chitarra brutta. Infatti vi parlo di uno dei tips che vi è piaciuto di più fra tutti quelli che sono usciti in formato shorts qui su YouTube. Ovvero come avere un kill switch sulla chitarra anche se non abbiamo un vero e proprio kill switch sulla chitarra. Allora, questo tips tamarro esclude tutti i chitarristi che hanno una chitarra con un volume solo. Sullo strumento bisogna per forza averne almeno 2. Comunque, nel nostro caso specifico, chitarra stile Les Paul,
perfezione. Infatti ci basta tenere il volume del pickup che stiamo usando aperto e chiudere del tutto il volume del pickup opposto. Quindi quello che non stiamo usando in questo caso è quello al manico, lo abbassiamo del tutto, teniamo aperto completamente l'humbucker al ponte e poi semplicemente dobbiamo giocare con lo switch avanti e indietro. Questo ci permetterà di interrompere il segnale in maniera alternata rispetto al segnale pieno e sarà esattamente come utilizzare un kill switch. Nei commenti dello shorts mi avete detto che poi dopo un po' si rompe lo switch, poi va cambiato, cioè non è che dobbiamo stare tutto il giorno a fare ecco, si è rotto. Non è vero, non si è rotto. Ragazzi di Musica Store, state tranquilli, è ancora a posto. Vabbè, comunque, se utilizzate questa tecnica e questo tip stamarro vi esce una roba simile a questa. Se non eravate tamarri con la prima parte, spero lo siate diventati adesso. Se siete diventati tamarri, lasciate un bel like, fatemelo capire, vediamo quanti tamarri hanno guardato questo video. Ovviamente ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005 perché mi lasciano tutte queste bellezze per fare casino. E mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro tips tamarro preferito e se non avete trovato il vostro preferito all'interno del video fatemelo sapere scrivendolo nei commenti, così almeno facciamo un altro video da parte 3 con gli altri tips tamarri. Ciao!